Siamo cresciuti qui, sia io che mia moglie che i miei figli. Semplicemente abitiamo insieme ai morti. Stranissimo calpestare le tombe, è una cosa che non faremo mai in Italia, ma qui è normalissimo, loro ci vivono sopra. Però a me piace stare qui e pulire le tombe perché ci sono mamma e papà insieme a me. E tu non hai mai visto un fantasma? Sì, era quello di un bambino. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Quando pensiamo a un cimitero ci immaginiamo un luogo di tranquillità, di desolazione o di silenzio e di rispetto per i defunti. Qui nel cimitero di Manila, che ci credete o no, vivono 4.000 persone. Ed è incredibile perché la loro vita si intreccia tra la vita e la morte. Oggi li incontreremo per scoprire cosa vuol dire vivere tra i morti, tra le tombe. Benvenuti nel cimitero di Manila. La prima domanda da porsi è: perché migliaia di persone hanno deciso di costruire la propria casa in un cimitero? Beh, la risposta è più semplice di quanto possa sembrare. È gratis, è sicuro e se piove non ti bagni. Dovete ricordarvi che Manila è una delle città più densamente popolate al mondo e chi non può permettersi una vera casa spesso finisce a vivere in baracche fatiscenti di lamiera nelle baraccopoli, dove regna il caos e la criminalità. Al contrario, un cimitero è sinonimo di pace e vivere dentro a un mausoleo vuol dire avere un tetto di cemento sulla testa. Un lusso che sempre meno persone si possono permettere a Manila. E proprio qui dentro, in un luogo in cui la vita di solito finisce, queste persone hanno trovato un modo straordinario per farla risbocciare, con ingegno, resilienza e un profondo senso di comunità. Questa è sicuramente la zona più interessante del cimitero. Ehi! Ci sono persone dappertutto, ma soprattutto questa zona è quella dei mausolei e quindi le persone vivono proprio qua dentro. Ehi, bella maglia, mi piace la tua maglietta. Qua c'è un mercatino, ovviamente, e il mercatino è costruito sopra, dentro una tomba. Ehi, Ciao, come va? tutto bene? Tutto bene, ok? Sì, non c'è male. Dov'è la tua casa? Qui, Questa? Posso dare un'occhiata? certo. Wow, grazie. Questa è la mia casa. Vediamo? Wow. Ma Quindi vivi dentro a una tomba? Sì. Com'è vivere qui? Beh, sto molto bene. Bene, non hai paura? No, Perché no? perché no? Anche quella è parte della mia casa. Ah, ok, doppio, 2 piani. Doppio, sì. Bello. Lassù stanno i bambini. Bambini, da quanto tempo vivi qui? Ah, 12 anni, no? 11. Sì, 12. E come mai hai deciso di trasferirti qui? Non avevo una casa. Non avevi un altro posto dove andare? No, Quanto paghi per stare qui? non molto, diciamo. 0. È gratis. 0. Fantastico. 0. Non pago niente, sì. E non hai paura di spiriti, fantasmi? Beh, ogni tanto ho paura. Vedo cose inquietanti. Siamo qui per incontrare Joanne, una ragazza giovanissima che per amore si è trasferita nel cimitero e ora vive tra 1 milione di tombe con suo marito e le sue 2 figlie nate proprio qui. Al giorno d'oggi ci sono sempre più persone che vivono qui, non perché abbiano scelto di farlo volontariamente, ma soprattutto perché avevano delle difficoltà ad arrivare a fine mese vivendo in città. Quando vivi in un appartamento in città, ci sono molte spese da pagare. Quindi le persone hanno iniziato a formare una comunità all'interno del cimitero. Sostanzialmente siamo qui per la povertà. In ogni caso sarebbe illegale vivere qui. Ma il governo chiude un occhio e la gente continua a vivere qui, perché questa è l'unica soluzione per avere perlomeno un posto dove dormire e un tetto sulla testa. Io vivo qui ormai da molto tempo e se volete posso farvi vedere dove abito.
La mia casa è lassù, è un piccolo appartamento. Posso portarvi a vederlo, ma dovremo fare un po' d'arrampicata. Stranissimo calpestare le tombe, è una cosa che non faremo mai in Italia, ma qui è normalissimo, loro ci vivono sopra. Sei capace di arrampicarti? Beh, non mi sono mai arrampicato su delle tombe, ma Sì, ce la puoi fare. Così. Ok, ci siamo. Sembra più facile. eh sì, da qui puoi vedere Sì, vedi? tutto il cimitero. Tutte le tombe. Da casa di Joanna abbiamo una vista privilegiata su tutto il cimitero e si vedono proprio gli insediamenti umani in mezzo alle tombe. Lì ci sono dei signori che stanno costruendo la doccia, quindi stanno mettendo i mattone su mattone a fianco a una tomba, mentre proprio qui davanti a noi c'è una casa sull'albero e sotto delle tombe. È straordinario vedere come le persone si siano ingegnate per vivere dentro un cimitero. La famiglia di Joan vive con il lavoro del marito, che insieme agli amici con cui è cresciuto sotterra e riesuma le salme. Un mestiere redditizio qui al cimitero di Manila, visto che si contano circa 100 funerali al giorno. Ho appena finito di applicare una lapide su questa tomba. Questo è il mio lavoro. Quanto guadagni con questo mestiere? 3 euro. Per ciascuna lapide, sì. Questi ragazzi stanno per rompere una tomba perché c'è una regola ferrea qui nel cimitero che dice che se la famiglia non paga l'affitto di queste tombe, dopo 5 anni bisogna romperle per riesumare la salma, tirare fuori i resti e lasciarli da parte, rimetterli in un sacchetto, così poi se la famiglia torna li può prendere. Però la tomba deve essere liberata perché qui a Manila c'è un'altissima necessità di spazio, ci sono tantissime persone che vivono nella città e altrettante che muoiono, quindi c'è sempre costantemente bisogno di tombe libere da riempire purtroppo. E questo è il lavoro dei ragazzi. Il nostro lavoro è sotterrare le persone, ma anche riesumarle e gestire le loro spoglie, le ossa. Faccio questo mestiere da tanto tempo ormai, da circa 20 anni. Ogni tanto, soprattutto quando ho iniziato a lavorare, facevo dei brutti sogni sui morti. Ma col passare del tempo mi sono abituato. Ho imparato da solo a fare questo lavoro. Anche mio padre era un becchino, quindi in un certo senso l'ho ereditato. Poi sai come vanno le cose. Non sono andato a scuola, o meglio, non ho finito la scuola perché lavoravo tutti i giorni. E poi non mi devo spostare. Lavorando qui non sono mai in ritardo. È impossibile essere in ritardo. È davvero impossibile fare tardi. È bello perché non sono mai di fretta. Un altro motivo per cui amo il mio lavoro è che non dobbiamo timbrare il cartellino. Ognuno lavora quando gli va. Aspetti che arrivino le salme. Quando arrivano le seppellisci. Oppure le sposti, le riesumi, a seconda delle necessità. È così, è molto semplice. Nonostante tutti questi anni di lavoro, non mi sono ancora stancato di vivere nel cimitero. Qui ho avuto i miei 3 figli. E ho ancora tanto da fare. Adesso, dopo tanti anni, non mi sento più come se i morti mi stessero osservando o come se parlassero alle mie spalle. Quella è solo l'immaginazione. Sono felice di vivere qui. Io ci sono nato. Ci sono cresciuto e sono stato bene. Nel cimitero il tempo scorre più lentamente rispetto a fuori e si sta bene. Invece là fuori, in città, le persone vogliono controllare ogni cosa che fai. Qui non ci sono controlli, si sta bene. Anche se è un cimitero. Semplicemente abitiamo insieme ai morti. Non potremmo fare altrimenti perché non abbiamo abbastanza soldi per comprare una vera casa giù in città.
Mi accontento di quello che posso permettermi qui. È molto semplice. Là, vedi? Dog mi sta portando a casa sua. Wow. L'ha praticamente costruito una casa sopra una tomba. Vedete, là dietro c'è la tomba. Posso salire? Sì, certo. Vieni, sali. Saliamo. Una mansarda. Qui ci dormiamo. Wow. Dormi qui? Ok. Oh, questa l'abbiamo costruita noi. Dormiamo qui tutti e 4 insieme. Tutti e 4. Qui ci stanno mia moglie, i Ok. miei figli e riusciamo a starci tutti quanti. Non hai paura di dormire proprio sopra una tomba? No, siamo abituati. Non abbiamo paura. Siamo cresciuti qui, sia io che mia moglie, i miei figli. I bambini sono nati qui, quindi non possono avere paura. Semmai sono loro a dover aver paura di noi. I morti, capisci? Loro ormai non possono fare più niente. Noi invece sì. Questo è praticamente un altro loculo e lui vive qui, semplicemente un po' più grande con le finestre. Ma è assurdo, si è costruito un loculo sopra le tombe e lui vive qui. Conosci la famiglia di questo defunto? Oh, certo, noi siamo i guardiani. Ah, ok, tu ti prendi cura della tomba e allora va bene che tu ci vivi sopra. Certo. Sì? È uno scambio, praticamente lui ha costruito una casetta sopra queste tombe e la famiglia glielo permette perché lui si prende cura di queste tombe. Ok, interessante. Ma questa è la tomba di un cagnolino. Ci sono delle tombe di cagnolini anche. Cioppi. Ciao. Questo è il pozzo che usiamo per prendere l'acqua. Ah, un pozzo. Sì, il pozzo. Questo è il pozzo del cimitero. Se vuoi un po' di acqua, devi fare così. È acqua potabile? No, non si può bere. Ok. Questa è acqua che usiamo per pulire la casa o lavare i vestiti. Ok. Quindi non si può bere quest'acqua. E cade a fagiolo perché fortunatamente anche in questo viaggio sto utilizzando Air-Up, la porto sempre con me perché so che non posso bere l'acqua che c'è in giro, quindi me la porto sempre con me, ma in più mi vizio perché ha l'aroma del gusto che scelgo e oggi ho scelto il limone. Adesso vi spiego meglio come funziona. Praticamente applicando uno di questi pod alla borraccia posso bere acqua naturale, ma ho una sensazione di sapore grazie all'olfatto. Sembra quindi di bere qualcosa al sapore del frutto che ho scelto, mentre in realtà si tratta solo di acqua. Inoltre questi pod sono fatti di soli ingredienti naturali e durano circa 5 litri d'acqua, quindi almeno 8 refill per le borracce da 600 ml. Con questi trick bevo di più durante i miei viaggi o quando lavoro al PC, evitando di bere bevande zuccherate. E poi sono appena uscite anche le nuove borracce Gen 2, che sono leggerissime e con una chiusura ancora più ermetica. E come sempre vi lascio un link in descrizione per provare Air-Up e avere uno sconto esclusivo per la nostra community, ma adesso torniamo a immergerci nelle tombe. C'è un profumino che viene da qui, c'è un signore che sta cucinando in mezzo alle tombe. Ehi, fratello, cosa stai cucinando? Sto cucinando questo. Ok. Sono delle salsicce. Wow. Fanno un buonissimo odore, eh? Nice. Vabbè, non lo voglio disturbare troppo, però è incredibile che la sua casa e cucina sia in mezzo a queste due tombe. C'è una bambina che è praticamente sdraiata a terra a fianco a due tombe dentro una cripta. Sta dormendo, tranquillissima, col ventilatore acceso, e se non fosse che dentro quelle tombe ci sono dei cadaveri, sarebbe normalissimo. Ha un tetto sulla sua testa sicuro, ha una casa, e qui tutte le persone vivono in maniera disinvolta dentro un cimitero. Devo ancora abituarmi a questa idea, però le persone hanno già superato questo problema probabilmente da tanto tempo ed è veramente curioso. Cosa state facendo? Cucinate? Cuciniamo. Instant Lucky Me. Instant? Instant, sì. Ah, Sono a dieta. Stanno facendo instant noodles. La vedi? Supero una parte del ventilatore e un secchio di metallo.
Al cimitero anche i bambini si guadagnano qualche centesimo, tenendo pulite le tombe. Meno sta pulendo con una cura straordinaria le tombe perché è il suo lavoro. Lui pulisce le tombe dalla sporcizia, dalla polvere, dalle foglie che cadono dagli alberi e i familiari delle persone sepolte qui gli danno qualche centesimo a tomba pulita. Il suo lavoro. Ti piace il tuo lavoro, Russell? Sì, faccio solo le pulizie alle tombe. Non faccio niente di che. Russell, ma non hai paura dei morti? No, ho un po' paura solo quando vedo cose che si muovono. E mi spavento perché penso che siano fantasmi. E tu ne hai mai visto un fantasma? Sì, era quello di un bambino. Sono cattivi, mi fanno spaventare. Però mi piace stare qui e pulire le tombe perché ci sono mamma e papà insieme a me. Russell, cosa ti rende veramente felice? La mia felicità è Dio. Dio mi aiuta in tutto. Mi protegge, mi rende felice. Crescendo in un ambiente circondato da tombe e simboli della morte, questi bambini sviluppano una comprensione più profonda e naturale del ciclo della vita e della morte. Infatti imparano sin da piccolini ad abbracciare la caducità della vita, con serenità e una saggezza che sfida la loro età. L'orario di visita è finito anche per me e tra qualche minuto i cancelli del cimitero verranno chiusi con Joan e tutta la sua comunità dentro. Ma prima di andarmene sono curioso di sapere che cos'è per lei la felicità. Per me, essere felici significa seguire il piano che Dio ha scelto per te. Bisogna abbracciare la fede e il proprio destino, anche se ci si sente poveri e dimenticati. È difficile, ma c'è un piano e Dio è la fonte della mia felicità e mi permette di andare avanti anche qui. E così, in questo luogo sospeso tra il passato e il presente, le vite di coloro che sono venuti e andati si mescolano attraverso la fede con quelle che ancora scorrono, in un intreccio di esperienze e speranze. Qui, tra le lapidi che custodiscono storie del passato, si avverte un incessante richiamo dell'eterno mistero di ciò che ci aspetta oltre la morte. E proprio in questo luogo di silenziosa contemplazione ci rendiamo conto che la vita, con la sua fragilità e la sua bellezza, continua a fluire indomita, come un fiume che non conosce né principio né fine.